Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Spero che stiate passando una giornata splendida, perché oggi vi porto un argomento capace di far battere il cuore a chi ama le storie d'amore del mondo dello spettacolo. Parleremo di un dettaglio inaspettato che riguarda Can Yaman, l'attore che ha conquistato il pubblico dentro e fuori dal set, e di una confidenza che tocca il suo rapporto con la meravigliosa Demet Özdemir. Tenetevi pronti, perché questa rivelazione ha già acceso discussioni, applausi e qualche brivido. Restate con noi fino alla fine, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a Turkey News Magazine attivando le notifiche, così non vi perderete nessuno dei nostri prossimi aggiornamenti. A noi piace avervi qui, la vostra presenza è la nostra forza, e ogni commento è un pezzo di questa comunità. Entriamo nel vivo. Can Yaman e Demet Özdemir, una coppia che ha fatto sognare in TV e nella vita reale. Li abbiamo amati in Erken Çitos, dove la loro complicità ha superato il copione per diventare qualcosa che il pubblico ha percepito come autentico, tangibile, quasi inevitabile. Da quando i primi indizi hanno iniziato a circolare, poi le foto, i sorrisi, gli sguardi che non mentivano, i due sono diventati un punto di riferimento per chi crede che l'alchimia non sia solo una parola scenica. Eppure, nonostante l'attenzione costante, hanno sempre provato a custodire il loro spazio, scegliendo di far crescere il sentimento lontano dai riflettori per quanto possibile, limitando le concessioni alla curiosità altrui. Questa discrezione, nel tempo, è stata letta come un segno di maturità, una difesa gentile del loro mondo privato, costruito su ritmi e codici che appartengono solo a loro. E proprio per questo la confidenza emersa di recente ha spiazzato tanti. Perché non è uno scoop nato da pettegolezzi infondati, ma una frase che, pur detta con leggerezza da Can, ha il peso delle verità semplici che toccano il cuore delle persone. Si parla della dinamica tra loro, di come prendono decisioni importanti, di come si muovono nelle situazioni in cui serve un passo indietro, una pausa, una scelta. Can ha ammesso, con una serenità quasi disarmante, che in certe circostanze è Demet ad avere l'ultima parola. Detto così, potrebbe far pensare a una questione di potere, a una leadership imposta. Invece no, il modo in cui lo ha espresso, il tono, il sorriso, quel lampo negli occhi che tradisce orgoglio più che resa, raccontano una storia diversa, quella di una coppia che si riconosce, che sa ascoltarsi, che ha imparato ad affidarsi all'istinto dell'altro quando serve. Immaginate la scena. Un giornalista curioso, o magari un fan, domanda a Can come si gestiscano le decisioni quando non c'è accordo, quando le agende collidono, quando lavoro e vita privata si inseguono senza tregua. E lui, senza cercare frasi costruite, con quell'ironia misurata che lo caratterizza, risponde che sì, capita che sia Demet a chiudere la questione, perché ha un intuito finissimo, perché capta le sfumature prima degli altri, e perché spesso sentire lei porta alla soluzione migliore. Non c'è ironia nella sua voce, non c'è posa, nessun bisogno di proteggere un'immagine stereotipata. C'è la verità di chi non vede nello spostare il baricentro una sconfitta, ma un atto di fiducia. La reazione del pubblico è stata immediata. Certo, non è raro che una persona in una relazione abbia più esperienza o più sensibilità in determinati ambiti, e che l'altro si fidi. Ma ad aver colpito è stato il modo. La naturalezza con cui Can ha raccontato questa dinamica, la delicatezza con cui ha riconosciuto alla sua compagna una qualità che spesso, per pudore o per convenzione, alcuni evitano di nominare. In un ambiente come quello dello spettacolo, dove l'immagine sembra dettare legge, ammettere che a volte la bussola la tiene in mano l'altra persona è un gesto potente. È un linguaggio diverso, un lessico affettivo che parla di sicurezza, non di debolezza, di maturità, non di compiacenza. È un modo di dire, mi fido di te, e proprio per questo ti lascio spazio quando il tuo sguardo vede più lontano del mio. Molti hanno letto in queste parole una forma di coraggio emotivo. Perché la mascolinità non ha bisogno di imporsi per essere percepita, e la guida non è necessariamente legata al volume della voce. Quando Can rivendica il peso dell'intuizione di Demet, rivendica anche la sua autonomia nel riconoscere il valore dell'altro. È la scelta di chi conosce bene se stesso e non deve dimostrarlo attraverso il controllo. È una dichiarazione di squadra, non una rinuncia, ma una strategia condivisa,
dove la vittoria è avere una relazione che funziona. I fan hanno applaudito. C'è chi ha parlato di ventata d'aria fresca, chi ha ringraziato per l'onestà, chi ha sottolineato quanto sia bello vedere un uomo celebrare l'intelligenza e la sensibilità della propria compagna. Tanti hanno paragonato questa rivelazione ad altre storie note, e la conclusione ricorrente è che questo dettaglio aggiunge un tocco umano a due figure spesso idealizzate. È come se ci ricordasse che dietro ai set, alle copertine, ai red carpet, ci sono due persone che cercano esattamente ciò che cerchiamo tutti, un'intesa capace di resistere, un dialogo che non si rompa alle prime difficoltà, un modo di tenersi la mano nei giorni complicati. E poi c'è l'altra lettura, quella che riguarda Dimet. La sua immagine pubblica è quella di una donna determinata, capace, empatica. Sentir dire che la sua opinione, in certe scelte, pesa di più, è percepito come il riconoscimento di una forza che non è rumorosa ma ferma. È la conferma che l'intelligenza emotiva non è solo una parola, ma una competenza concreta. E allo stesso tempo c'è lo sguardo su Khan, un uomo che non teme di dichiarare che la rotta, a volte, la fissa lei. E in questo non c'è perdita, c'è alleanza. Non c'è subalternità, c'è fiducia. Guardiamola da un'altra prospettiva, la comunicazione. Quante storie finiscono per diventare un campo di battaglia, con ragioni da difendere e torti da infliggere, con orgogli che scattano come molle. Qui vediamo una coppia che sembra aver scelto una strada diversa, quella del ti ascolto perché ti conosco, e perché so che su certi temi vedi prima e meglio. È un gesto d'amore sottile e concreto insieme. È come dire: se l'importante è arrivare in porto, non conta chi tiene il timone nell'ultimo tratto, ma che il viaggio continui. E Dimet? Anche se non ha commentato apertamente il frammento di frase che ha acceso il dibattito, basta guardare come appaiono insieme per leggere una risposta, sguardi complici, risate che scappano nei momenti più improvvisi, gesti spontanei che raccontano un'intimità costruita giorno dopo giorno. È probabile che anche per lei questa dinamica sia naturale, perché nasce dal riconoscimento dei talenti dell'altro. E i talenti non sono sempre simmetrici, si intrecciano, si alternano, si compensano. In questo incastro, il decidi tu non è un abbandono, è una forma di rispetto. Vale la pena sottolinearlo, non stiamo parlando di uno scandalo, di un segreto scomodo o di un pettegolezzo malizioso. Qui c'è la fotografia di una coppia che ha trovato un proprio equilibrio. La rivelazione di Khan non racconta una frattura, ma una cucitura, la linea invisibile che tiene insieme caratteri forti, tempistiche serrate, carriere complesse. E quella linea, a volte, passa dall'intuizione di Dimet. Altre volte, senza dubbio, è Khan a tracciare la direzione. La forza sta nel saper riconoscere il momento giusto per lasciare il passo. Forse è questo il motivo per cui le parole di Khan hanno colpito così tanto, ci ricordano che non esiste un modello unico di coppia. C'è chi si muove per contrappesi, chi per rotazione, chi per ruoli definiti e chi per accordi mutevoli. L'importante è che il patto sia chiaro per chi lo vive. Nel loro caso, la fermezza con cui difendono la privacy, la discrezione con cui scelgono cosa condividere e cosa no, la capacità di sorridere insieme alle indiscrezioni senza subirle, compongono un racconto coerente. La sincerità di questa piccola missione si inserisce perfettamente in quel racconto. E se qualcuno volesse leggerci un messaggio sulla mascolinità contemporanea, non sbaglierebbe. Un uomo può essere saldo senza essere rigido, presente senza essere oppressivo, deciso senza essere impermeabile. Dire "mi fido del tuo istinto" è una frase che fotografa una sicurezza che non ha bisogno di scenografie. È l'idea che la forza non stia nel comando costante, ma nella capacità di cedere il centro quando la soluzione migliore passa per un'altra voce. Rileggendo l'intera storia, dalla prima scintilla sul set di Erkenchikos agli sguardi rubati fuori scena, dalle uscite in pubblico ai silenzi preservati, tutto sembra convergere verso un punto: Khan e Dimet hanno costruito un linguaggio loro. E in quel linguaggio, questa regola non scritta, che talvolta l'ultima parola sia di lei, non è un cartello di divieto o un out-out, ma una consuetudine tenera e funzionale, nata da un rispetto profondo. Il pubblico, che ama sentirsi parte del viaggio,
percepisce questa autenticità e la premia. In conclusione, ciò che ha fatto parlare non è solo il contenuto della frase, ma il coraggio di pronunciarla con naturalezza. Kanyaman ha condiviso un frammento del suo privato con un tono che non cercava il titolo a effetto, e proprio per questo lo ha generato. Ha mostrato che la vera forza in una relazione spesso risiede nella disponibilità a farsi guidare, quando serve, da chi si ama. Ha mostrato che riconoscere la lucidità dell'altra persona non toglie nulla a sé, anzi aggiunge equilibrio, lungimiranza, serenità. Ed è per questo che oggi, più che a un segreto, assistiamo a una dichiarazione di metodo, quasi una piccola filosofia quotidiana: ascoltare, scegliere, fidarsi. A volte a guidare è Dimet, altre volte è lui. In entrambi i casi l'obiettivo è lo stesso: proteggere ciò che hanno costruito. Non c'è un copione da seguire, non c'è una regola buona per tutti. C'è la loro storia, con i suoi tempi e le sue priorità, raccontata a bassa voce, con quella cura che evita le semplificazioni. Grazie per essere stati con noi su Turkey News Magazine. Raccontarvi questo passaggio della vita di Kanyaman e Dimet Özdemir è stato come aprire una finestra su una stanza luminosa, dove le parole non urlano ma chiariscono. A voi la parola. Che cosa pensate di questa rivelazione di Kan? La leggete come un segno di forza, di fiducia, di maturità? Vi aspettiamo nei commenti per continuare la conversazione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama le storie vere dietro le luci dello showbiz, e ricordate di iscrivervi al canale con le notifiche attive per non perdere i prossimi aggiornamenti. Noi ci saremo, come sempre, pronti a raccontarvi il lato umano delle stelle. Alla prossima, da Turkey News Magazine.